Ciao amici di Retro Edicola Videoludica, bentornati in un nuovo Retro Video Beat e siamo ancora a Retro Edicola Club. Io sono Mauro. E io Nicola, ma per gli amici di Retro Edicola, Nick. Oggi vi presentiamo un nuovo grande gioco, è Bruce Lee, che fa parte della trilogia dei beat 'em up che ancora non hanno creato questo termine. Sono dei picchiaduro, diciamo, a scorrimento. Platform, esatto, quindi a schermata fissa. Bruce Lee è stato programmato da Ron J. Fortier per Datasoft nel 1984. e come grafica aveva il programmatore Kelly Day e come musica un grande programmatore, John Fitzpatrick. E dopo 36 anni c'è questa musica fatta con due soli suoni che ancora tutt'oggi si ricorda. Parliamo ora del gameplay di Bruce Lee. Il tutto si risolve in 20 stanze che potremo muoverci liberamente in esse. Per andare avanti nel gioco però dovremo in ogni stanza risolvere un enigma che consiste grosso modo nel prendere una lanterna che attiva meccanismi, tombini o arrampicarci su determinati muri per riuscire ad andare avanti. Saremo osteggiati nella nostra avventura sempre da due soli nemici che torneranno sempre. Abbiamo un ninja che come nome fa ninja e abbiamo un lottatore di sumo, Yamo o Sumo Yamo O Sumo Yang. o Sumo Yang. Citazione. E questi due personaggi durante il gioco, ogni volta che ogni schema verranno ammazzati, ogni volta loro ritorneranno. Ma la cosa bella di questo gioco è che si può anche giocare in due, di cui un nemico sarà umano, quindi l'umano potrà prendere possesso di Sumo e praticamente potrà o lottare in cooperativa, cioè stare in cooperativa con il giocatore, oppure contro. E la cosa bella è proprio quando tu hai una persona a fianco a te che ti continua, diciamo, a fermarti per non farti andare avanti nei livelli. E alla fine del 20° livello abbiamo il nemico finale che è uno stregone e si chiama Stregone. Mentre affronteremo i vari livelli potremo affrontare appunto questi due nemici, il ninja e il lottatore di sumo, usando due sole mosse, il pugno da fermo e il ormai, diciamo, mitologico calcio volante di Bruce Lee. Allora, i 20 livelli più o meno vengono finiti in un'ora di gioco. Io all'epoca riuscii a finirlo circa 12 volte di fila, circa 12 ore. Ma perché il gioco finisce e ricomincia? Il gioco finisce e ricomincia, diventa un po' più difficoltoso grazie al fatto che mio padre era a lavoro e sono riuscito a finirlo 12 volte e potevo andare avanti solo perché si era bloccato il gioco. Il Commodore all'epoca si è bloccato, forse era troppo caldo e quindi Ho rotto le scatole. ho rotto le scatole e con mio fratello ci siamo fermati a 12 di fila. Direi che ho saputo di parlare dove gira questo gioco. Questo gioco, famosissimo per il Commodore 64, è uscito per la prima volta per l'Atari. Io ho un computer Atari, sì, per gli 8 bit. Dopo è diventato famoso per tutte le console dell'epoca, ma non solo, su tutti i formati floppy, cassette e cartucce. Nonostante il gioco fu molto famoso, non venne fatto un seguito, ma abbiamo dovuto aspettare ben 29 anni per vedere un seguito amatoriale e un seguito molto bello. Era Bruno Marcos, un programmatore di nuova generazione che prese lo stesso tecnologia, la stessa grafica e rifece questo Bruce Lee che era un po' più difficoltoso. Ma cos'è la cosa particolare? Che nonostante la grafica era uguale era ancora più difficile, quindi dovete togliere un pochettino di elementi dal nuovo gioco per riportarlo dentro il Commodore 64. Poi ha ottenuto alla fine lo stesso gameplay, gira e rigira. Alla fine era lo stesso.
E come chicca finale vorrei dire che il programmatore del Bruce Lee fece all'epoca anche il grande Zorro, che ne riprende, secondo me, le stesse meccaniche e lo stesso gameplay. sia a livello di musiche un po' diverse, ma come movimento del personaggio alla fine è uguale. E prende, però non è stato famoso nella stessa maniera. E con questo vi abbiamo detto tutto di questo bellissimo gioco. Non vi resta che provarlo, o meglio ancora venire qua a Retro Edicola Videoludica Club e giocarlo insieme a noi. E io vi aggiungo che se ci avete ascoltato la prima volta con la Stringia, la seconda volta con Bruce Lee e volete vedere la fine della trilogia, aspettatevi il prossimo video. Ada! Tada! Stay together, play for